Un giovane fotografo ha girato almeno 15 paesi tra i più poveri del mondo e ha focalizzato il suo obiettivo sulle disabilità. I suoi ritratti saranno presto esposti in una mostra a Roma e intanto li ha raccolti in un libro, anche le storie dietro le fotografie. Sentiamo il servizio di Lucia Buffo. Passione per la fotografia e impegno nel sociale. Due strade che lo hanno portato in pochi anni a girare 15 paesi armato della sua sola macchina fotografica, alla ricerca della bellezza tra i meno fortunati, i disabili. Solo 35 anni d'età e ha già girato mezzo mondo. Come nasce la sua passione per la fotografia? Nasce quando avevo 14 anni, cioè fin da piccolo mio padre mi diede una macchina fotografica, ho avuto chiara fin da subito la mia strada. Poi crescendo, quando avevo 18 anni, mi sono interessato alla fotografia sociale e ho deciso che avrei specializzato la mia professione proprio sulla fotografia sociale. Tutto prende il via grazie ad un incarico di una ONG che ha portato Cristian Tasso a documentare la disabilità fisica e mentale in contesti difficili come quello dei campi profughi del Sahara occidentale. A quella prima esperienza nel 2009 ne sono seguite molte altre, dall'Ecuador a Cuba, dalla Cambogia all'India, dal Nepal alla Romania. In villaggi rurali, sperduti o tra le tribù nomadi, i volti delle persone che ha fotografato sembrano interrogarci sul significato di quello che noi definiamo normalità o diversità. Da questi viaggi è nato un libro dove ogni scatto racconta una storia e non sempre è la disabilità ad essere messa in primo piano. Ma che effetto le ha fatto andare in luoghi dove la povertà si somma alla disabilità? Quando si viaggia molto, diciamo che all'inizio si rimane sorpresi appunto dai diversi contesti sociali, poi pian piano il centro della mia ricerca si è spostato verso qualcos'altro, nel senso che quello shock iniziale si è assottigliato per lasciare spazio più a una visione diversa. Il centro di tutto però è che la diversità, la disabilità è una caratteristica della persona, non è la più importante. Il filo conduttore che ho utilizzato è la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità, che mette la persona al centro e la disabilità come una delle caratteristiche, non la più caratterizzante, ma è una delle caratteristiche della persona. Ecco appunto che in queste immagini la disabilità non è nascosta, non è nemmeno inquadrata nella maniera per renderla visibile come prima cosa, è una delle parti della persona. E tra i tanti incontri emergono le storie di ciascuno. A Marocco ho incontrato quest'uomo, mi ha raccontato della sua famiglia e della sua vita. Mi ha detto una frase che per me è stata molto importante, perché quando gli dicevo ma mi racconti un po' la tua storia, no? Anche in relazione alla disabilità, e lui mi ha detto beh sai, io ho 2 mogli, 16 figli e il mio gregge, la disabilità per me non è un problema. Dietro questa fotografia scattata a Cuba, un'altra storia molto toccante. Quando sono arrivato a Cuba avevo appena letto Il vecchio del mare di Hemingway e per tutto il viaggio ho sempre voluto cercare il mio vecchio del mare. Proprio il penultimo giorno ero a Manzaniglio sulla spiaggia ed ho incontrato quest'uomo che era il mio pescatore, il mio vecchio, e gli ho chiesto ti va di partecipare, di raccontarmi la tua storia? E lui mi ha detto di sì, e mi ha detto se vuoi raccontare la mia storia è la mia barca. Il suo ruolo non era assolutamente impedito dalla disabilità. Assolutamente no, anzi lui è il centro del suo villaggio, è l'uomo che insegna anche a tutti i giovani del villaggio a pescare. Altro scatto, altre emozioni. Sempre a Cuba l'incontro con un meccanico non vedente. Alla domanda come fa a riparare motori senza vedere, la risposta che meno ti aspetti. Basta ascoltare il rombo del motore e so dove mettere le mani per riparare. Per un fotografo è importante anche il mezzo con cui si fotografa. Ho scelto di fare un passo indietro rispetto alla rivoluzione tecnologica. Ho scelto di scattare con macchine fotografiche a pellicola e medio formato e ho realizzato questo lavoro in bianco e nero, con pellicole in bianco e nero che poi sono sviluppate a mano. Nel libro Cristian Tasso racconta anche come nei suoi viaggi sia cambiato il suo sguardo, il modo di affrontare il tema della disabilità. Il progetto all'inizio si chiamava 15%. Perché? Perché la popolazione mondiale che vive con una qualche forma di disabilità è il 15%, sono 1 miliardo di persone nel mondo.
All'inizio io avevo uno sguardo che era stereotipato. Questa cosa è sbagliata quando si tratta di questa tematica, proprio perché, di nuovo, la disabilità non è la principale caratteristica. Quindi nella narrazione che abbiamo su questa tematica abbiamo queste due vie principali. La prima è quella pietistica, quindi persone che hanno necessità di aiuto, e la seconda invece è quella dei supereroi. Nel mondo non tutti sono supereroi, non tutti sono vittime, ma tutti soffrono di una comunicazione erronea che genera opinioni sbagliate. Ecco, io ho modificato il mio modo di vedere e ho cercato attraverso questo progetto di raccontarlo. Di qui il titolo Nessuno escluso. Pregiudizi e stereotipi sul diverso da noi si dissolvono negli sguardi di queste persone e le fotografie ci restituiscono un mondo dove la disabilità non esclude, non allontana dalla comunità, anzi, sguardi che ci chiedono di guardare all'altro e di scrutare dentro noi stessi.